Questo progetto per me è stata un'occasione per mettermi in gioco. Sono uscite tante domande alle quali non ho trovato una risposta definitiva e semplicemente le ho tirate fuori e le ho lasciate lì, le ho osservate, ci ho riflettuto, ho trovato magari delle risposte momentanee in evoluzione e questo processo, per quanto imperfetto, mi è sembrato molto interessante e molto costruttivo. E una delle domande che ho trovato più frequentemente e che mi è sembrata più grande è stata quella del come posso io fotografare e quindi rappresentare qualcuno che ha un'esperienza molto diversa dalla mia, cioè qualcuno che è cresciuto in un contesto diverso da quello in cui sono cresciuta io, qualcuno che ha un corpo diverso dal mio, qualcuno che appartiene ad una minoranza a cui io non appartengo. Come posso parlare fotograficamente di questa esperienza senza averla vissuta sulla mia pelle? Come dicevo prima, non ho risposte definitive. Mi è sembrato comunque molto importante, appunto, non rinunciare, mettermi in gioco e trovare un modo, in ogni caso, per includere questa diversità, che per me in questo progetto era fondamentale. E una delle risposte abbozzate che ho trovato e che mi sembrava avesse senso è stata quella di appunto dare tanto valore al dare tanto valore al dialogo, all'ascolto e quindi appunto ascoltare l'esperienza che mi veniva raccontata da queste persone e dare spazio e valore al modo in cui queste persone volevano essere fotografate e rappresentate. Io credo molto nella collaborazione mentre si fanno delle foto, credo molto che la foto sia frutto proprio appunto del dialogo, del rapporto tra soggetto e fotografo, e in questo caso è stato un bellissimo allenamento appunto al lasciare abbastanza spazio all'altra persona perché si potesse autorappresentare, nonostante fossi io a tenere in mano la macchina fotografica e nonostante indubbiamente ci fosse anche il mio sguardo. Però mi piaceva l'idea che ci fosse un doppio filtro attraverso cui far passare queste immagini. Ad esempio, per quanto riguarda la gestualità, credo molto nell'osservare la gestualità dell'altra persona e nel partire da lì, partire dal suo modo di muoversi personale, che può uscire dagli schemi, può essere libero di non seguire le convenzioni e anzi ho notato che venivo attratta proprio da quei gesti che non ritrovavo nella mia mente e negli schemi della società. Mi interessava proprio esplorare l'unicità anche del modo di vivere il proprio corpo e di porsi come corpo nello spazio, di muoversi. E ho cercato di non imporre mai io delle pose, dei gesti e un atteggiamento definito, ma anche dal punto di vista visivo e osservativo ho cercato di ascoltare, aspettare che uscisse il carattere della persona che stavo fotografando.